Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andiamo a realizzare questo portamonete. È fatto in cordino, nel mio caso bello resistente, ma voi potete utilizzare il cordino, il filato che più preferite. Io consiglio sempre un cordino che sia un pochettino più morbido o anche un po' più duro, come preferite lavorarlo voi. Nel tutorial andrò a spiegarvi poi passo per passo come realizzarlo anche se non usate i miei stessi materiali, quindi anche con un filato diverso. Per realizzare questo tutorial ci servirà del cordino. Io sto utilizzando lo Swan Slim della Tessiland. Non ci servirà una rocca intera, ma ce ne servirà una piccola parte. Come potete vedere, io sto utilizzando una rocca già pienamente utilizzata. Poi utilizzerò questa click clack sempre della Tessiland con il diametro di 8 cm e si chiama click clack gemma. Inoltre ci servirà un uncinetto numero 3,5, delle forbici, un ago ed il filo abbastanza resistente più o meno dello stesso colore del portamonete, o se no potete optare per un filo di nylon trasparente. Poi ci serviranno delle mollettine. Se non ce le avete così o di qualche altro tipo, potete usare tranquillamente le mollette da bucato. Prima di iniziare vi consiglio di andare a misurare la vostra click clack. Nel mio caso è questa parte qui, più o meno di 8 cm, quindi nel mio caso sempre andrò a fare 11 catenelle. Voi dovete, se avete una click clack diversa dalla mia e con misure diverse dal mie, o comunque utilizzate un cordino o un filato diverso dal mio, tenere conto di queste misure. Quindi io vado a fare una catenella di più o meno 8 cm, che è più o meno qui la larghezza della nostra click clack. Io ho avviato quindi 11 catenelle, l'ultima catenella mi servirà per girare e il mio lavoro è più o meno di 7 cm, un centimetro in meno rispetto alla misura della click clack. Questo perché adesso andremo a fargli comunque degli aumenti che ci porteranno agli 8 cm. Adesso dobbiamo andare a saltare la prima catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa nella seconda catenella dell'uncinetto. Proseguiamo facendo 8 maglie basse, 9 in totale con quella che noi abbiamo già fatto. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nell'ultima catenella che ci rimane andiamo a fare 3 maglie basse insieme, una, 2, 3. Adesso andiamo a fare 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ci rimane sempre una catenella da lavorare. Ecco qua, andiamo a lavorare 2 maglie basse insieme, quindi una maglia bassa e la seconda maglia bassa, e abbiamo concluso il primo giro. Non vi dirò quante maglie ho in totale perché naturalmente il mio può essere diverso dal vostro. Quindi ricapitoliamo: abbiamo fatto 9 maglie basse, 3 maglie basse nella stessa maglia, 8 maglie basse e 2 maglie basse nella stessa maglia.
Se voi avete un numero di maglie diverso, ad esempio 12, andate a fare 11 maglie basse, 3 maglie basse nell'ultima maglia bassa, nell'ultima catenella, poi proseguite facendo 10 maglie basse e nell'ultima maglia fate 2 maglie basse. Quindi questo procedimento è identico, aumentano soltanto le maglie basse iniziali. Adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro primo giro. Entro qui nella prima maglia bassa del giro e faccio una maglia bassissima, una catenella e vado a fare adesso per il secondo giro un aumento. Quindi entro qui nella maglia dove ho fatto la maglia bassissima e faccio una maglia bassa e rifaccio un'altra maglia bassa nella stessa maglia e ho fatto il primo aumento. Adesso vado a fare 8 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso nelle successive 3 maglie basse vado a fare un aumento, quindi 1 2 e 3, quindi lavoro 2 maglie basse nella stessa maglia. Primo aumento fatto, secondo aumento, e questo è il terzo. Adesso nuovamente 8 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso mi rimangono 2 maglie basse, questa e questa. Questa qui è la maglia bassissima di chiusura e non la dobbiamo lavorare, quindi vado a fare 2 aumenti nelle 2 maglie successive. Un aumento, mi sposto nella maglia successiva e lavoro di nuovo un aumento, e anche il secondo giro è concluso. Quindi come abbiamo fatto per il primo, andiamo a chiuderlo. La chiusura è sempre uguale per tutti i giri, quindi entro, salto la maglia bassissima del giro precedente, la catenella ed entro nella prima maglia del giro, faccio una maglia bassissima, una catenella e sono pronta per proseguire con il terzo giro. In questo terzo giro vado a fare una maglia bassa, sempre nella maglia dove ho fatto la maglia bassissima, la prima maglia è sempre in quella, poi vado a fare nella maglia successiva un aumento. Adesso lavoro di nuovo 8 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso dobbiamo ripetere nuovamente degli aumenti, quindi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa e un aumento per 3 volte, quindi una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento. Adesso nuovamente 8 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 8. Una maglia bassa e un aumento per 2 volte, una maglia bassa,
un aumento, una maglia bassa e un aumento. Questa è la maglia bassissima e la catenella della chiusura del giro precedente. Quindi adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro terzo giro, quindi entro nella prima maglia bassa del giro e vado a fare una maglia bassissima, una catenella e sono pronta per proseguire con i miei giri. Adesso abbiamo concluso i nostri giri di aumenti. Questo è la nostra base del portamonete e questa è la nostra clic clac. Vedete, io sono andata leggermente oltre perché poi andrò a restringere un pochettino su alla base, diciamo, che andrà poi inserita all'interno della clic clac. Quindi una volta raggiunto questo risultato, nel mio caso è di 9 centimetri, possiamo andare a lavorare giri di maglie basse finché non raggiungiamo l'altezza desiderata. Quindi io adesso non faccio altro che andare a lavorare maglie basse, quindi senza più aumenti né diminuzioni, semplicemente maglie basse. Questo è il corpo del nostro portamonete quasi concluso. Io ho realizzato, dopo i giri con gli aumenti, 10 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo andare a restringere leggermente qui l'apertura, quindi andrò a fare un giro con delle diminuzioni. Andrò a fare massimo 5-6 giri, non di 5-6 diminuzioni, non di più, e possibilmente il più distanti l'una dalle altre. Io in totale qui ho 33 maglie basse, quindi andrò a fare 6 maglie basse, una diminuzione, e poi a fine giro mi rimarranno qui 2 maglie basse che le andrò a lavorare così come si presentano. Quindi io ho già chiuso il giro, ho già fatto la prima catenella e adesso vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio una diminuzione e adesso proseguo di nuovo in questo modo: 6 maglie basse, una diminuzione, 6 maglie basse, una diminuzione. Una volta arrivati, vedete, qui alla fine mi rimangono le 2 maglie che vado e le lavoro normalmente, quindi con 2 maglie basse. Finite le 2 maglie vado a chiudere anche questo giro e così abbiamo un totale di 11 maglie basse. Non vi ho detto prima, il mio lavoro è arrivato a misurare più o meno un'altezza, arrivando alle catenelle qui iniziali, di 8 centimetri. Quindi dopo gli 8 centimetri andiamo a fare il giro con le diminuzioni e poi andiamo a fare un giro di maglie basse, quindi un giro con le maglie così come si presentano. Ho finito anche l'ultimo giro, quindi nel mio caso il 12° giro, e il corpo della clic clac, quindi del portamonete, è concluso. Nel mio caso misura, sempre partendo dalle catenelle giù, un 10 centimetri. Naturalmente voi potete farlo più grande se volete, più grande nel senso più alto. Adesso dobbiamo andare a posizionare la nostra clic clac. Prima di andare a bloccare il tutto con la clic clac dobbiamo chiudere, quindi io ho già fatto la maglia bassa di chiusura del giro e vado a fare una catenella. A questo punto prendo le forbici e taglio qui il filo, stringo il nodino che si è formato con la catenella e, aiutandomi con l'uncinetto, se voi avete un ago tira fettuccia è meglio,
andiamo a bloccare qui all'interno del lavoro il filo rimanente, quindi lo vado a nascondere. Potete aiutarvi, se volete, anche con un uncinetto un pochettino più fine rispetto a quello che avete, con cui avete lavorato. Una volta bloccato andremo a vedere come fissare la clic clac. Arrivati a questo punto ci serviranno le nostre mollettine, la nostra clic clac e, se preferite, dei marcapunti. Questi non sono obbligatori, infatti non ve li ho messi nei materiali. Allora, la nostra clic clac va posizionata con i nodini, che sarebbero questi, dove la clic clac permette di chiudersi, quindi i nostri nodini qui ai laterali, e saranno in corrispondenza qui, vedete qua le maglie iniziali. Questo punto dovrà corrispondere al nodino, quindi io, per facilitarmi il lavoro, ci metto comunque il marcapunti sia da un lato che dall'altro, ma voi potete benissimo andare a farla a occhio. Una volta posizionato il marcapunti vado a inserire la clic clac così, in questo modo, e con l'aiuto delle forbici inserisco all'interno il lavoro, quindi all'interno del bordino della clic clac il lavoro. Mi raccomando, i marcapunti devono sempre stare a fianco al nodino, quindi piano piano, con calma, li inserisco dentro e mano a mano che li inserisco vado a bloccarli con le pinze, così il lavoro non mi si sposta più. Dobbiamo proseguire in questo modo finché non abbiamo bloccato tutta la nostra clic clac. Questo è il risultato una volta inserita la clic clac e una volta fermata. Adesso dobbiamo andare a cucirla, quindi prendiamo il nostro filo con l'ago e scegliamo un punto. Io di solito scelgo questo, quindi in prossimità del nodino. Entro all'interno del primo punto, tolgo qui la mia prima pinza, quindi entro qui all'interno di un punto e da qua, dalla parte esterna, devo uscire nel forellino della clic clac. Vi avvicino così vedete meglio, vedete? Quindi prendo sia la clic clac sia il punto interno. A questo punto passo nel forellino successivo della clic clac e rientro dentro, prendendo sempre tutta la maglia. Di nuovo parte esterna, quindi entro nella maglia ed esco qui nella parte esterna. Di nuovo mi sposto nel buchino successivo e prendo tutta la maglia. Continuo in questo modo per tutta la nostra clic clac. Questo è come si presenta una volta cucito. Quindi una volta che noi l'abbiamo cucito, il nostro portamonete è concluso. Eccolo qua. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, taggatemi così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. E mi raccomando, non dimenticatevi di condividere questo video. Ci vediamo al prossimo tutorial.